Oggi sono qui in esterna perché vi devo parlare di un prodotto veramente pazzesco e sto parlando di lui, Overair X1. Sigla! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare proprio di questo prodotto che secondo me è veramente pazzesco. Un mini drone selfie di 00 Robotics che mi è stato inviato per questa recensione. Allora, il drone in questione è questo, come vedete molto piccolo, in questo momento è già aperto e pronto per volare, ma se lo vogliamo andare a riporre basterà andarlo a chiudere. Ci sono infatti dei magneti che lo lasceranno in questa posizione. Partiamo subito dal peso: 125 grammi, non lo sentite in nessun modo, neanche se ve lo mettete in tasca, perché è veramente leggerissimo, anche più leggero del mio iPhone 14 Pro, tanto per dire, quindi è veramente molto leggero. È stato creato per poter creare delle clip in maniera assolutamente rapida e super veloce da un punto di vista mozzafiato. Per quanto riguarda il solo drone, in questo momento ho tolto la batteria, io l'ho pesato e sinceramente pesava soltanto 88 grammi. Questa è la batteria che vi danno in dotazione e si mette in questo modo, molto rapido e molto veloce. Da questa parte abbiamo due bottoni. Il primo, questo qui grande, servirà per accendere il drone, spegnerlo e farlo volare. Il secondo invece, questo qui più piccolino, andrà a selezionare le varie modalità di volo. Infatti abbiamo ben 5 modalità di volo, di cui una, quindi la sesta, programmabile da noi. Quando lo andremo ad accendere ci sarà una voce che ci dirà in che modalità di volo siamo, e se in quest'ultima possiamo decidere dei parametri di volo tipo quanto tempo deve fare quella cosa o per quanti metri deve fare quella cosa, basterà andare a tenere premuto sempre il tastino piccolino e sempre la stessa voce ci dirà a quanti metri andrà o per quanto tempo durerà quello che sta facendo. Ma adesso mi spiego meglio. Allora, per poterlo fare volare noi non dobbiamo fare altro che aprirlo in questo modo e siamo già pronti. Adesso vado a schiacciare il tasto principale per accenderlo. Il drone in questo momento ci sta dicendo che è in modalità over. Come vedete qui si accenderà il LED della modalità over. Cosa vuol dire? Vuol dire che il drone decollerà dal nostro palmo della mano e rimarrà fermo. Incomincerà il video, se noi ci spostiamo il drone rimarrà fermo, ma si sposterà per farci rimanere sempre al centro del frame. Adesso facciamo una prova. Quindi andiamo a stendere tutto il braccio, facciamo sì che la telecamera inquadri il nostro volto, schiacciamo il tasto grande . Lui rimarrà qui sul posto dove vedete, ma se mi muovo andrà a muoversi per tenermi sempre al centro del frame. Questa cosa è veramente una figata atomica, perché se voglio fare una cosa di questo tipo ma prendere il video da lì sarò sempre super centrale, anche se sono di spalle come in questo momento. Come vedete c'è un LED rosso lì che mi indica che sta registrando. In questo momento l'ho settato per 45 secondi in volo. Quando finirà il LED rosso diventerà verde, potrò andarlo a riprendere come è partito. Metterò la mano sotto al drone e lui atterrerà. LED verde acceso, mano sotto al drone, nulla di più facile. E questa facilità è sicuramente dovuta al fatto che in questo drone c'è una tecnologia veramente pazzesca. Seconda modalità di volo è zoom out. Andiamo a selezionarla con il tastino piccolo. Zoom out. E a questo punto lui è pronto per volare dal palmo della mia mano, andare indietro e in alto e tornare indietro e fare la clip. Molto semplice. Per sapere quanti metri farlo andare indietro però possiamo tenere premuto il tastino piccolo e ci dice che siamo in modalità zoom out e il drone andrà indietro di 5 metri. Siccome 5 metri oggi ce li abbiamo lì dietro, facciamo una prova. Adesso a registrare, andare indietro
Quando arriverà a 5 metri si fermerà, vi sto facendo vedere le immagini chiaramente del drone. Ripresa finita, a questo punto mettiamo il palmo della mano e lui atterrerà. Direi perfetto. Andiamo adesso a vedere una delle funzionalità più stupefacenti, che è quella del follow, quindi andiamo a schiacciare il bottone piccolino e da questo momento, quando si alzerà dal palmo della mia mano, lui mi seguirà. Guardate che figata! Pazzesco, non è vero? Il drone sta lì, luce verde, adesso metto la mano sotto e lo recupero. Non abbiamo finito con le modalità di volo, abbiamo il classico orbit, quindi lui traccherà noi e andrà a fare un giro di 360 gradi intorno a noi. Non so come farvelo vedere da lì, ma ve lo farò vedere direttamente dal drone. Andiamo però prima a sentire a quanti metri farà l'orbit intorno a noi. Orbit 1.5 meters. Orbit Così lo farà a 1,5 metri da noi, quindi troppo vicino perché ho la telecamera lì. 2.5 meters. Orbit 2,5 metri è ancora poco. 4 meters. Orbit 4 meters, ok, 4 metri in questo momento potrebbe essere quello giusto, quindi proviamo. Lui adesso prende, si allontana, non lo vedrete più perché è fuori dall'inquadratura, sperando che 4 metri non siano troppi e non vada addosso, e invece sì. Ok, avevo paura andasse addosso la colonna, invece 4 metri è proprio la distanza massima. Ok, lui in questa modalità andrà fino a 10 metri però da noi. Una volta che finisce tornerà vicino a noi, mettiamo il palmo della mano e siamo a posto. Altra modalità è il bird eye. Cosa farà? Andrà in verticale sopra di noi e abbasserà la telecamera, quindi farà una ripresa zenitale molto interessante. Andiamo a selezionare la modalità, bird eye tenendo premuto il solito tastino piccolo andiamo a capire a quanti metri salirà. 9 meters. Bird eye 9 metri che è il massimo, 15 meters. Bird eye non era il massimo, è 15 metri il massimo, ok. 5 meters. Bird eye 5 metri in questo caso mi sembra che sia più che sufficiente, anche perché c'è un po' di vento, quindi andiamo a provare questa modalità insieme. 5 meters. Bird eye Una volta che arriverà a 6 metri di altezza, chiaramente scenderà e lo andremo a riprendere sul palmo della mano.
Ok, le modalità di volo sono 5, come vi ho detto c'è un +1, il +1 è il dolly track, io ho selezionato quella e con questa funzione lui andrà a traccarci, ma non farà una ripresa solo da davanti, ma sarà in grado addirittura di muoversi rispetto a noi per poterci riprendere anche da dietro. Mi spiego meglio: se andate in bicicletta ad esempio, questa è la funzione che vi serve a voi, ovvero voi andate in bicicletta e il drone vi seguirà da dietro anziché da davanti. Facciamo una prova. Custom. Dolly track. Siccome l'ho lasciato in modalità continua, lui in questo momento, fin quando non vi fermate, vi continuerà a traccare. Quando invece rimanete fermi, capirà che deve tornare a voi e finirà tutto. Eccolo qua. Ricapitolo il concetto: se voi lo utilizzate in modalità continua mentre vi traccia, il drone chiaramente vi traccerà finché ha le batterie cariche. Come fate a riprendere il drone che magari sta a 3-4 metri da voi o a 3-4 metri anche solo di altezza da voi? Basta rimanere fermi immobili per qualche secondo, lui capirà che deve tornare a casa e siamo a posto. Ma quanto dura la batteria? Allora, più o meno 10 minuti di volo. Io chiaramente adesso ho fatto un sacco di prove, qualcosa avrò tagliato sicuramente durante il video, ma qui sotto abbiamo 4 LED di stato. In questo momento lui ci dice che ha una sola tacca di batteria che trovate qui sotto, quindi la batteria è quasi finita. Per caricare la batteria però abbiamo due possibilità. Da questo lato abbiamo una Type-C, quindi possiamo chiaramente andare a caricare il drone tramite Type-C, ma ci metterà 45 minuti, quindi insomma, o tramite questo caricabatterie esterno. Per caricare due batterie come queste ci vorrà soltanto 35 minuti, quindi il consiglio che vi do è, se siete interessati a questo piccolo gingillo tecnologico, io vi consiglio assolutamente di prendere la combo, in modo tale che dopo che fate le riprese potete togliere la batteria, metterne un'altra, continuare, e siccome anche questo ha una Type-C potete tranquillamente attaccarci un power bank e caricare le batterie che avete già utilizzato. Ragazzi, non so che dirvi di questo drone, per me è veramente una figata atomica, lo porterò sempre con me, sempre nella mia valigia fotografica e sempre anche quando andrò in vacanza, e questo perché, come avete visto, è estremamente piccolo, estremamente leggero, tira fuori delle clip di assoluta qualità. A proposito, i file che escono da questo drone sono in 2,7K a 30 frame al secondo, o scendiamo a 1080 fino a 60 fps, oppure 1080, quindi sempre Full HD ma in HDR addirittura. Io utilizzo il 2,7K anche perché è un file un po' più grande, quindi poi possiamo andarci a ritagliare il verticale per le nostre storie di Instagram, TikTok e quant'altro. Tra l'altro c'è un'applicazione nella quale possiamo andare a scegliere direttamente da applicazione a quanti metri dobbiamo farlo volare, in alto o lontano da noi, e possiamo decidere anche se il file sarà direttamente verticale. Chiaramente non ha una fotocamera che va a girarsi in verticale o in orizzontale, ma andrà soltanto a creare appunto un crop del 2,7K. Calcolando che le storie di Instagram o i TikTok sono a 1080, lui avrà un'ottima qualità per quel tipo di contenuto lì. Come vi dicevo, io lo andrò a utilizzare praticamente sempre, e questo perché è estremamente piccolo, quindi lo vado a mettere nella mia valigia fotografica o nel mio zaino fotografico ed è sempre pronto. Quando sarò in esterna o in interna e ci sarà una luce decente, lo andrò sicuramente ad utilizzare per fare anche dei video backstage, sia nella modalità magari zoom out, quindi va un po' più lontano da me e torna indietro, sia anche nella prima modalità in over, quindi lo mettete da una parte, sta fermo e registra. A proposito di luce, dobbiamo dire due cose: non è un drone fatto per riprese notturne, quindi non lo utilizzate per quello, e non lo utilizzate quando c'è tanto vento. In questo momento c'è abbastanza vento, perché comunque lui riesce a resistere a una classe 4, quindi ok,
però non andate a utilizzare quando ci sono folate di vento, perché essendo così leggero magari il drone vi va via. Altra cosa, il sistema di posizionamento funziona veramente da Dio e questo ve lo volevo far vedere. Adesso io lo metterò in over qui, cercherò di spostarlo con la mano e vedrete che torna sempre al suo posto. Guardate. 30 seconds. Current mode. Hover. Il drone è fermo, c'è un po' di vento quindi vedete che si muove un pochino, ma se io lo vado a spostare lui torna dove era. Quindi i sensori che sono sotto al drone e vanno a leggere il terreno funzionano alla perfezione. Altra cosa di cui vi voglio parlare è la stabilizzazione del sensore. Abbiamo una stabilizzazione meccanica sull'orizzontale, mentre per quanto riguarda gli altri assi abbiamo una stabilizzazione elettronica che funziona veramente benissimo. Quindi non avrete dei filmati che ballano, ma avrete dei filmati molto smooth, molto cinematografici. Ok ragazzi, spero di avervi detto tutto di questo Over X1. Io lo utilizzerò da morire. Potersi portare dietro un mini drone di queste dimensioni è veramente una cosa top. Non dobbiamo aspettare che prenda il GPS, non dobbiamo aspettare che l'applicazione vada a parlare con il telefono, non dobbiamo aspettare che il radiocomando vada a parlare con il drone. Noi schiacciamo un bottone, facciamo la nostra ripresa e siamo ok. Dobbiamo però parlare del fatto che comunque è un drone inoffensivo perché è sotto i 250 grammi e la legge europea ci impone di avere comunque un'assicurazione, cosa che io ho perché ho dei droni della DJI, e il QR code appiccicato sul drone. Ora, qui non lo vedete perché sinceramente il QR code è più grande del drone e non mi piaceva come ci stava, ma andrò nei prossimi giorni a stamparlo in maniera un po' più piccolina e lo appiccicherò qui sopra. Per quanto riguarda l'iscrizione di Flight è assolutamente da fare, come dobbiamo ogni volta prima di volare andare a controllare sulle mappe di D-Flight se si può volare oppure no. Però adesso è uscito il sole e non vedo più niente, quindi ci mettiamo un attimo all'ombra. Per quanto riguarda queste normative che vi ho appena detto, sì, non è il massimo, lo so. Però vi dico di più, non vi voglio incitare a utilizzarlo senza avere l'assicurazione o senza avere D-Flight, perché assolutamente no. Però siccome è un drone che va massimo a 9 metri da noi, in realtà poi dall'applicazione possiamo arrivare forse fino a 20 metri, però comunque è un drone che sta veramente vicino a noi. Io quello che vi consiglio è, se non lo fate andare davanti al Colosseo e non lo fate andare davanti a monumenti importanti dove c'è tanta gente e dove magari ci sono organi di polizia, in realtà non credo che nessuno vi dica niente se usate questo anche in zone dove non è consentito. Chiaramente non vi parlo dell'aeroporto, però non mi creerei troppo il problema, e questo perché sono andato a utilizzarlo sotto casa al parco e la gente intorno, che era comunque incuriosito da questo oggetto perché non l'aveva mai visto, pensava che fosse un drone giocattolo, quindi non pensava assolutamente che avesse una telecamera, che facesse delle riprese, che avesse delle modalità intelligenti e quant'altro. Quindi ragazzi, questa è una roba un po' filo filo, io non vi sto dicendo niente, però secondo me è un drone che bene o male possiamo utilizzare quasi ovunque. Vi ripeto, la legge dice il contrario, dice che dobbiamo comunque consultare le mappe di D-Flight, vedere i punti dove possiamo volare e a che altezza volare e quant'altro. Quindi, consiglio mio, assicurazione e QR code, quindi iscrizione a D-Flight, fatela, e poi un po' di sale in zucca e comunque riuscirete a utilizzarlo praticamente ovunque. Ultima funzionalità che mi stavo dimenticando di raccontarvi e probabilmente è anche la più geniale. Questo drone riesce a riprendervi andando a registrare anche la vostra voce ed eliminando il rumore di fondo delle proprie eliche. È una roba pazzesca, è sicuramente molto più difficile da spiegarvelo che da farvelo vedere. Quindi per questa tipologia di volo abbiamo bisogno del nostro smartphone. Accendiamo il drone sempre col tasto grande, perfetto, andiamo nella nostra applicazione e connettiamo l'applicazione al drone. Dopodiché andate a tappare su Sound Recording. In questo momento l'audio verrà preso dal vostro smartphone e andrà direttamente sul video del nostro drone, andando appunto a togliere il rumore di fondo. Adesso lo proviamo insieme.
Sappiate però che se andate a mettere un microfono esterno al vostro smartphone avrete un audio super di qualità. Mettiamolo in modalità follow e vediamo quello che succede. Continue. Follow. Ok, in questo momento il drone dovrebbe prendere l'audio dal microfono del mio iPhone e metterlo direttamente sul video, e questa è una figata, perché se non avessi un operatore potrei farvi vedere dove mi trovo e più che altro cosa c'è dietro di me. Guardate che figata! Questa è una funzione realmente geniale, come è geniale proprio questo drone. Adesso prendo il drone e continuiamo col video. Va bene, detto questo, spero di avervi detto tutto di questo mini drone. Per quanto mi riguarda, come vi dicevo, è il prodotto più interessante di quest'anno, lo utilizzerò tantissimo, anzi ringrazio 00 Robotics che me l'ha inviato. Se avete qualche domanda, qualche curiosità, mi raccomando, fatemela qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale e ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!